Ciao, salve a tutti. Con il narcisista, per quanto tempo fare no contact? Quanto tempo occorre per fare no contact se hai chiuso con un partner narcisista o una partner narcisista? Intanto vi ringrazio tutti, moltissime grazie a tutti coloro che mi seguono e anche che commentano, naturalmente le commentatrici, i commentatori più affiatati, ai quali sono chiaramente più affezionata, vanno i primi ringraziamenti perché chiaramente danno anche alimento, supporto al canale con i commenti e chissà che un giorno non ci si incontri in qualche sede diversa. E grazie anche a tutti coloro che commentano, anche con commenti a volte veramente interessanti, quindi vi abbraccio tutti fin da subito, questa volta lo dico ad inizio video, perché insomma non sembri di poca importanza l'augurio e l'abbraccio che vi voglio dare a tutti. Insomma, quanto tempo fare no contact se hai chiuso con un narcisista o una donna narcisista? 21 giorni, 31 o 3x3 per multipli di 6 e 44 gatti in fila per 6 con il resto di 2? Ma insomma, su via, queste sono teorie che trovano il tempo che trovano, diciamolo pure. E forse molti non sanno, tra l'altro, che la teoria dei 21 giorni proviene da Maxwell Maltz, che è l'autore di Psicocibernetica, a cui si sono rifatti anche tanti guru dello sviluppo personale come Tony Robbins e Brian Tracy, per esempio, tra i più conosciuti. Maltz era un chirurgo plastico e in realtà aveva fatto delle osservazioni anche molto importanti, interessanti, perché cosa aveva notato Maltz? Aveva notato che tra i suoi pazienti che avevano subito un intervento chirurgico impiegavano proprio circa 21 giorni in media per abituarsi al loro nuovo aspetto. E tra i pazienti che avevano invece subito un'amputazione, sì, un'immagine un po' raccapricciante, ma è così, percepivano ancora il loro arto amputato per lo stesso lasso di tempo e questo spinse Maltz alla conclusione che occorrano almeno un minimo di 21 giorni affinché una vecchia consuetudine mentale si dissolva e una nuova possa subentrarvi. Quindi Maltz affermò che occorre un minimo di 21 giorni per formare una nuova abitudine, mentre la generazione dei vari Zig Ziglar, Tony Robbins, presero la formula dei 21 giorni una tantum come insomma una regola sempre valida e in maniera anche piuttosto critica. Peraltro, perché se la psicologia può funzionare in un certo modo in molte situazioni, ma in molte altre può funzionare con tempi molto diversi. E tenendo conto anche che nel caso delle relazioni sentimentali, che sono molto complesse e lasciano degli strascichi di complessità, quando per esempio c'è una chiusura traumatica e traumatizzante, rispetto anche ad un'operazione chirurgica molte volte. Ma sono anche piene di varianti queste situazioni che non dipendono tra l'altro solo da un soggetto, ce ne sono due infatti, due e non uno. E già questo dovrebbe bastare per rendere l'idea, perché i due soggetti non sono necessariamente speculari nella loro esperienza psicologica e di vissuto. Oltre al fatto che fin qui di riconquiste che sono andate a buon fine applicando il no contact dei 21 giorni, francamente non ne ho viste nessuna e dico proprio nessuna, e sì che ne ho viste e sentite di storie di tentativi di riconquista di tante persone che si sono anche rivolte a me per un percorso. E mi dispiace tra l'altro per chi ha voluto prestare fede a certe ricette, perché poi la delusione e soprattutto la sofferenza di ritrovarsi di fronte ad un ennesimo scarto, insomma, non è proprio il massimo. Ho fatto tanti video sul tema del no contact e dei tempi del no contact con una personalità narcisistica e quindi quello che non dico qui lo trovi magari in tanti altri video perché lo spazio è quello che è, ci sarebbe certamente molto da dire su questo tema anche perché non si può sistemare ed esaurire il discorso con una semplice formula o ricetta. Per questo dico sempre bisogna capire bene la situazione qual è, quali sono tutte, ma proprio tutte le varianti in gioco, i meccanismi tra voi della relazione
ed anche le vostre personalità. Non c'è in campo solo quella, infatti, del tuo ex o della tua ex, ma anche la tua, perché non dobbiamo perdere anche questa focale che non è certo meno determinante. Senza contare che un narcisista non agisce sempre come un border o un istrionico e viceversa, e cambia, e a volte anche non poco, se ci sono ad esempio comorbidità con altri disturbi di personalità. Quindi vanno messe a fuoco le personalità in campo di entrambi i partner e in maniera quanto più precisa. E qui ti faccio anche un altro esempio, ma solo per rendere l'idea, perché ripeto ancora, le varianti sono sempre tante e vanno valutate sempre tutte nel modo più approfondito possibile. Ma ad esempio, se la vostra relazione è durata molto ed è da molto tempo che lei covava o lui covava un'insoddisfazione nella relazione, e qui parlo di una relazione in generale, non solo con un narcisista, in questo caso non puoi pretendere che con uno contact di qualche settimana poi ti puoi ripresentare bello o bella e ripulita come nulla fosse, oppure che l'ex si sia resettato quel tanto da essere lì pronto a riaccoglierti come nulla fosse, che poi se parliamo di un narcisista o di una narcisista, hai voglia che basta 3 o 4 settimane, se il rapporto magari è anche durato anni, e lui per giunta è anche più che probabilmente, e magari ne sei anche certa, hai potuto appurare che si è lanciato in un'altra relazione, è nel pieno di un'altra relazione. Nel caso che la relazione sia stata breve, può essere invece diversa la questione, le cose possono cambiare, ma anche qui è da vedere come vi siete lasciati, cosa vi siete detti e così via, and so on. In linea generale, in ogni caso, se vuoi fare uno contact, fallo fatto bene, fallo fatto come si deve, nel senso di non stare lì a spiare l'ex, perché questo non è uno contact, ma è un orbiting che fai tu all'ex. Oltre al fatto che lui può accorgersene e immagina a quel punto se può riconsiderare l'immagine già deteriore che si è fatto di te. Non è certo l'attività di spia di un ex a migliorare l'immagine che l'ex può avere di te, anzi, e tu non avrai modo di ristabilirti emotivamente il tanto per decidere poi a quel punto cosa è veramente meglio fare e cosa tu soprattutto vuoi veramente. E cioè una relazione dove al più puoi avere un partner coinvolto emotivamente ma che non ti ama, oppure anche qualcosa di più o molto di più. Io ti abbraccio forte e ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.